Dunque, io sono alle 9, quindi comincerei puntualmente questo incontro. Naturalmente subito diamo benvenuto, insomma, siamo tutti molto, io sì, spero che siamo emozionati, insomma, perché la presenza di Tishani Doshi alla nostra Casa dei Pensieri è veramente un'occasione molto bella. Insomma. L'occasione è quella di presentare il secondo libro. Ricordo tutti quelli che non hanno sentito prima i libri, non possiamo portarli qui in vendita, però sono in vendita alla casa, alla libreria, quindi se qualcuno lo vuole andare a prendere durante il dibattito per farsi anche fare una dedica da Tishani si può fare. L'occasione quindi è presentare il secondo libro che è uscito a Feltrinelli, con Feltrinelli Tishani aveva già pubblicato un altro libro, Il piacere può aspettare. In questi giorni abbiamo letto sulle pagine dei giornali un'intervista che Tishani ha lasciato al Manifesto prima dell'occasione, diciamo, di Mantova, poi ieri abbiamo letto i resoconti, diciamo, di questa giornata al Festival di Mantova e quindi stasera finalmente abbiamo la possibilità di essere noi, insomma, gli spettatori, ma non solo gli spettatori, abbiamo la possibilità di interloquire con lei e con la sua splendida, diciamo, esperienza di scrittrice, di poetessa, di danzatrice. Quella di Tishani è una biografia molto complessa, molto articolata, molto multiculturale, padre italiano, madre italiana. No, è marito italiano, padre indiano, madre gallese, ha studiato negli Stati Uniti, insomma, adesso insegna all'Università Americana di Abu Dhabi, insomma, molto altro fa parte della storia, della vita personale e di quanto ha rappresentato, diciamo, e ha costruito l'identità attuale, insomma, di scrittrice e di narratrice. Non si può riassumere in poche battute, io non lo faccio perché molti di voi sicuramente la conoscono. Di Tishani ci interessano molte cose e questa sera proveremo a farcele raccontare, naturalmente a partire dall'ultimo libro che è il nostro focus, insomma, questa sera, ma non dimenticando, anzi tornando un po' forse a ritroso attraverso alcuni passaggi che tutte le nostre bravissime ospiti saranno in grado di fare anche all'inizio, alle origini, anche alla poesia o ancora prima. Il libro di Tishani, qualcuno mi ha detto di qualcosa del libro, io l'ho letto, è un libro che parla, lo riassumerei così, di un ritorno e quindi di una storia di un viaggio a ritroso verso la terra madre. Parla di una famiglia e dei segreti e delle complessità di questa famiglia. Parla, e questa forse è la parte che mi ha riempito di più, della fatica e della pienezza del prendersi cura di sé, dei propri cari, delle cose della natura, degli animali. C'è anche la vicenda, diciamo, specifica della sorella di Grace, della ragazza Down, insomma, della sorella con disabilità, che mi ha colpito in modo particolare, perché questo è un aspetto della cura che comprende una capacità, insomma, di empatia e anche di responsabilità del tutto particolare, speciale. È un romanzo di personaggi femminili forti, personaggi femminili molto collegati tra di loro, e ancora è un romanzo che parla di corpi di donne. Ho sentito molto forte questa corporeità femminile, anche questo toccare, accarezzare, fare cose che appunto riguardano i corpi. Il corpo delle donne è un tema che da molti anni mi interessa e sul quale lavoro e rifletto con altre donne. Anche questo è un punto di questo scritto molto molto forte. È un romanzo ambientato tra l'India e Venezia. Venezia vive il padre della protagonista e che ci dice anche molte cose dell'India, insomma, più o meno direttamente, più o meno esplicitamente, cioè nel corso della narrazione o anche con dei focus specifici, quindi ci rimanda il fascino ma anche tutte le contraddizioni, insomma, di un paese così complesso, in parte anche arretrato, un paese
anche sui temi delle donne e delle libertà, insomma, ancora molto da fare, molto da dire. Proprio per questo motivo, anche per le cose che ho detto, Casa dei Pensieri, devo dire, Davide Ferrari, insomma, penso che abbia escogitato, insomma, questa modalità di lavoro, ha scelto quindi di, piuttosto che fare una presentazione classica, no? Con l'autrice, il giornalista, insomma, di fare una richiesta a un gruppo di donne, donne scrittrici, donne poetesse, traduttrici, insegnanti, esperte, competenti non solo della scrittura e delle parole, ma anche delle culture sulle quali Tishani, da cui proviene e sulle quali scrive, di interloquire con l'autrice. Quindi faremo questo, insomma, daremo una alla volta la parola a 5, donne che sono adesso nel nostro parterre, e però prima di cominciare questa, questa interlocuzione, Tishani ci fa il regalo che ha fatto anche a Mantova, e quindi giustamente lo fa anche a noi, che è quello di leggerci in perfetto italiano una pagina del suo libro, e poi per questo già la ringraziamo, perché è già un regalo bello. Buonasera, grazie. Vorrei cominciare leggendo un brano del mio libro, piccolo, Mia sorella Licia. Che strano chiamarla così. Viviamo insieme da 3 anni in una casa senza uomini, una grande casa rosa con le persiane azzurre, verande e un terreno di 4 ettari affacciato sul mare. La nostra presenza qui su questo lembo di spiaggia isolato nel profondo sud dell'India è motivo di inquietudine per gli abitanti del posto. Il capo del villaggio, Baldavan, che ha richiamato le figlie come divinità indù, Bhuvaneshwari, Karpagavalli, Manju Bhargavi, e che inspiegabilmente ha dato al suo unico figlio il nome Lenin. Mi invita da lui a parlare di questioni di sicurezza una volta al mese. Insiste perché porti con me Lucia, anche se a lei non ne interessano né il tè né la politica. Allora, cominciamo. Prima lo volevo presentare tutte insieme, ma magari poi Tishani perde il filo, quindi vi presento una per una. Che se no magari poi non li conosce. E quindi nell'ordine che abbiamo un po' deciso tra di noi, insomma, di fare la scaletta di questa sera. Quindi per prima abbiamo deciso di dare la parola a Licia Giaquinto, che io presento brevemente. L'ho detto all'inizio, sono tutte donne che, se dovessimo raccontare tutta la biografia, sarebbero grosse cose. Licia Giaquinto è bolognese Pina, più Pina che bolognese forse, ed è una narratrice, insomma, ha pubblicato raccolti di poesie, racconti, testi teatrali e romanzi. Io qua ho alcuni titoli, fa così anche Il lupo, È successo così, Cuore di nebbia e molti altri. Darei la parola a Licia. Allora, io adesso cosa faccio? Mi alzo e però vai in quel microfono, no? Ottieni la mascherina oppure cose che stanno dai un po' di tempo. Buonasera a tutti, sono contenta di essere stata invitata a questo evento perché l'India mi ha sempre affascinato e l'occasione di conoscere qui una nativa dell'India
che mi genera molta ammirazione e anche molta curiosità. Ecco, io ho letto il libro che mi ha lasciato alcune impressioni che ho chiamato linee ricorrenti, linee guida ricorrenti. Allora, questo dunque, la prima cosa che mi è risultata evidente, sia per il tipo di scrittura sia per i contenuti, è stata la globalizzazione. La globalizzazione della società indiana, che però non dobbiamo confondere, della società indiana frequentata dalla scrittrice, perché noi in questo romanzo conosciamo quasi esclusivamente una società omologa alla nostra società occidentale, attraverso i personaggi che la protagonista Grace frequenta durante la sua vita in India, dopo il ritorno dagli Stati Uniti, dove lei ha vissuto e dove ha sposato un americano. Lei torna in India e scrive questo romanzo e scrive di una società che è una società che potrebbe essere anche quella di Milano, di Roma, di New York o di Londra. Addirittura ci sono dei gruppi, per esempio, cioè alcune cose proprio mi hanno colpito molto, usano il tubino nella società borghese, nella borghesia, usano il tubino nero, che è un must della borghesia e delle donne di classe, il tubino nero, e si strafanno di coca. Quindi questo non ha niente a che fare con l'India che io ho sempre conosciuto, ma ha a che fare con, appunto, come dicevo, con una omologazione veramente massiccia. E quindi voglio leggere un piccolo brano che lei stessa ha scritto nel romanzo. Una sera decidono di non cucinare, un gruppo di amici si ritrovano e decidono di non cucinare, ma di ordinare qualcosa di pronto, come facciamo noi, no? Insomma. E ordinano sushi. Ecco, lei scrive, Tishani scrive: ormai siamo globalizzati da far paura. Dico mentre scorro il menu sul cellulare. Pensate a com'era 20 anni fa in questa città. Altro che ordinare sushi. Quindi in India, questa società delle donne e degli uomini che parlano anche di sesso liberamente, che sono vestite con il tubino, che si strafanno di coca, ordinano anche il sushi. Cioè, e quindi l'India qui diciamo che è un'altra India rispetto a quella che io ho immaginato e conosciuto. Un altro tema importante, cioè che io ritengo molto importante, proprio per il ruolo delle donne, che per quanto decidano
di non fare figli hanno dentro di loro, nel loro DNA, non lo so, anche se culturale, ma io credo anche biologico, perché abbiamo delle strutture fisiche che sono state, di cui siamo state dotate, che sono diverse da quelle dei maschi, cioè l'apparato riproduttivo. Ecco, una parola che proprio appunto ho rilevato durante tutta la cosa è la cura. La cura. Allora, quando Grace, la protagonista, arriva in India perché sua madre è morta e viene cremata, scopre un segreto grandissimo, che è quello di avere una sorella Down che è ricoverata fin dalla nascita, fin dal primo giorno, per vergogna dei genitori, ma soprattutto del padre, in un istituto per ragazze con handicap. Quindi lei non ha mai saputo dell'esistenza di questa sorella. La madre ogni giovedì scompariva dalla casa e non diceva a nessuno dove andasse. E solo adesso Grace, la protagonista, scopre che il luogo dove si recava era l'istituto dove la figlia era ricoverata. Scopre di avere dunque una sorella e scopre di avere una casa di cui non conosceva l'esistenza. Questa casa è isolata in un posto in mezzo alla boscaglia vicino all'oceano. Lei non si lascia spaventare da questo luogo solitario e decide di andare a prendere la sorella dall'istituto e di andare a vivere con lei in questo luogo assolutamente isolato. E in questo luogo ci sono un sacco di cani. Ecco, questi cani per me sono la metafora della voglia di maternità, perché questi cani partoriscono in continuazione. E lei, che potrebbe chiamare la Croce Blu, che è un'associazione che in tutto il mondo si interessa dei cani randagi, non lo fa. Infatti all'inizio ero anche arrabbiata io con questa protagonista, perché io sono un amante degli animali a livelli veramente esagerati, e quindi poi tutti questi cuccioli si ammalavano di cimurro, di questo, però ne nascevano subito altri 7, altri 8, e quindi queste nascite di questi cuccioli attraverso questi cani, più la cura della sorella, di cui lei veramente si occupa a tempo pieno, ed è una cosa molto complicata gestire una donna down, e questo appunto io l'ho addebitato a questa mancata negazione della maternità, cioè lei pensava di aver rinnegato la propria maternità e invece è stata buttata dalla finestra e è entrata dalla porta, o viceversa, perché lei, occupandosi di tutto questo, ha tirato fuori questa sua grande propensione ad essere madre. Ecco la cura. Poi un altro elemento che ho trovato fondamentale
è la paura. Allora, le macchine che guidano di notte, che bevono, che sono veramente indipendenti, che scoprono uno anche se l'hanno conosciuto solo il giorno prima, tra le quali come facciamo noi, so, però vabbè, comunque non ci poniamo il problema che prima dobbiamo conoscere. Il fatto è questa, la libertà di usare il proprio corpo, questo che è. Insomma, abbiamo conosciuto questa India, ma di sottofondo sempre c'è un'altra India. È un'India che viene descritta in pochissimi brani, è un'India che fa paura, ed è l'India dei derelitti. Di quelli che vanno a caccia di topi per sfamarsi, donne e bambini sorpresi di notte nella foresta che vanno a caccia di topi per sfamarsi. Sono fantasmi, sono incubi, no? Cioè questa gente è lì, dietro le foreste, nei villaggi, e però sono assolutamente sconosciuti, non si sa che cosa pensano, che cosa fanno e come potrebbero agire all'improvviso. Vi dico una cosa che lei ha scritto, vi leggo un pezzettino che lei ha scritto. Mi chiedo cosa impedisca a questa gente di ribellarsi, di portare asce, falci, coltelli. Se si precipitassero dentro lei intende nella mia casa, no? Cioè, cosa farei? Siamo circondati da villaggi, disordinati e sopraffollati. Non so nulla di quella gente e delle loro vite. I nostri vicini più prossimi, una ricca famiglia di industriali, si sono costruiti una casa che è una fortezza, dove però vengono rarissimamente. Alti muri di cemento, allarmi antifurto, un Doberman di guardia, e poi non dice, perché lo dice in un'altra parte, dove ci sono tutti i servitori pronti a intervenire anche con le armi. Ecco, una realtà così divisa, così dove due comunità, due ambienti vivono in una situazione così diversa, mi hanno ricordato, non so se qualcuno di voi lo ha mai visto, un film che si chiama Zona. La Zona è un film di un regista messicano ambientato in Messico, città del Messico, dove un gruppo di felici uomini e donne, bambini, vivono in un distretto circondato da mura altissimo di cemento armato, su cui corrono fili elettrici e videocamere e pieno di guardie armate. Quindi questa situazione è una situazione veramente terrificante, e quindi io, cioè, è veramente la domanda che lei è finito? Poi dopo c'è un altro discorso, scusate, sulla spiritualità che manca all'interno del libro. È un libro occidentale, la spiritualità è molto ridotta in certi aspetti, dove alcuni stranieri fanno yoga davanti alla statua di Buddha disteso, e sembra quasi una cosa kitsch. Quindi vabbè, comunque Magari la giornata che tu scusa se
No, magari... No, adesso la domanda è, io avevo altri punti, comunque non fa niente, volevo sapere, cioè queste cose che io ho rilevato sono giuste oppure io ho letto un altro libro? So, grazie. Thank you for reading the book so closely. I think that what you say about the many Indias is very true, because I wanted to write a story in the small town, because I believe that the stories of India that you get in the West are usually the city novels, the Bombay novel, the Delhi novel, and I wanted to write about the small place because I believe that those stories also make up. Allora, ti ringrazio molto per questo, perché ti ringrazio molto per aver letto così bene il suo libro. E dice che no, è vero quello che tu hai dedotto, perché infatti lei voleva raccontare una storia non delle grandi città, Bombay, Abbas, che tutto sommato le persone conoscono, possono conoscere. Voleva raccontare la storia di una piccola zona dell'India, di una piccola zona del mondo dove c'erano molte contraddizioni e tu hai letto queste contraddizioni. But I think my character is quite cosmopolitan. She's very privileged. She can make the decision to go from the city to the village to Venice, so she can move. Il suo personaggio è un personaggio molto cosmopolita, quindi privilegiato in una società soprattutto indiana, perché si può muovere il personaggio, non lo può solamente lei, e quindi va a Venezia, va ovunque e vede il mondo intorno, mentre nel villaggio dove poi torna non ci sono questi privilegi, a parte che tra i suoi amici. But I think when it comes to the idea of fear, I'm not sure I understood exactly, but for me the fear is not divided into people who have money and people who don't have money. It is more, it is that because poor people have more to lose, they have more insecurity. But for me the fear is really also gendered fear. Da quando arriviamo al discorso della paura, non è solamente la paura se uno è ricco, se uno è povero. Avere paura risale al fatto di avere qualcosa da perdere e quindi è quasi un fatto di paura di genere. And the person who is the most scared in the novel is Grace. She is the one who imagines a lot of fears, and I was very interested in how when we live as women in cities, we feel safe because we are near other people. But when you go into isolation and you are alone, what is the nature of fear? Soprattutto come donne, finché viviamo in una città con molte persone vicino e possiamo fra noi anche collegarci, la paura sembra meno. Quando invece siamo in un posto isolato dove è difficile chiedere aiuto a qualcuno che si conosce, ecco lì ci possiamo domandare che cos'è la paura. And I think you all know that the stories of violence against women in India are many, and it is something that we think about. But I wanted to talk about the fear that lives in our imagination and how it begins to take over our body, and actually how that fear is as real, even if it's imagined, it becomes real, and what that does to the emotional side. E quindi quando arriviamo al discorso della paura, come donne ci viene
il discorso della paura anche rispetto al nostro corpo. Scusate, ho perso la la paura diventa un fatto anche della nostra immaginazione, a volte cresce nella nostra immaginazione o prende anche degli aspetti diversi. Yeah. So I think that the book is looking at a snapshot of India, India that I see and I inhabit, which is both the rural India and urban India. And it's trying to hold the complexity of living in a place with these extreme changes happening, and at the same time something don't seem to change at all. E la paura in questo caso ha a che fare col vivere in un posto dove da un lato le cose cambiano velocemente, cambiano moltissimo, e dall'altro invece c'è un soltanto in cui non cambia niente. Va bene? Andiamo avanti con le domande? Perché adesso ci sarebbe... Cosa sarebbe stata? No, devo presentare perché Loredana Magazzeni, ha diritto anche lei la sua. Loredana Magazzeni è un ma sottolineiamo che è una persona molto esperta nel campo della critica letteraria militare, con particolare interesse proprio per la scrittura del donne. Oltre ad avere una sua città di scrittura, di poesia e di letteratura, ci interessa molto questo aspetto sulla letteratura. Allora, io volevo, so che Licia ha introdotto così bene questo libro carico di temi importanti, anche delle contraddizioni del nostro mondo globale. Io volevo chiederti due cose. Una piccola riflessione sul titolo che mi ha colpito molto, il libro Small Days and Nights. Questo aggettivo small che mi è piaciuto moltissimo ho trovato in Emily Dickinson quando lei parla della sua vita piccola, the size of this small life, the sage call it small, swelled like horizon in my breast, cioè la misura di questa vita piccola, modesta. I saggi la chiamano modesta, in realtà dentro di me ci sono degli orizzonti. Allora io volevo chiederti se questo small, i piccoli giorni, le piccole notti, sono riferiti a una tua volontà di mettere l'accento sulla parte intima della comunità, della piccola famiglia che è la protagonista, poi una famiglia particolare, perché è una famiglia interspecie, dove ci sono delle sorelle, ci sono degli animali, una famiglia diversa dal concetto di famiglia patriarcale. E quindi questo small è un volere tenere dentro della intimità la grandezza di un cambiamento che secondo me tu auspichi per le donne indiane. E questo lo trovo anche quando a pagina 181, che poi vorrei che tu le leggessi un po', parli della relazione tra donne e dici che la relazione tra donne è molto importante e di fronte a un mondo carico di violenza, tu dici il mondo non ha bisogno di violenza ma di tenerezza. Allora se puoi leggere questa piccola parte di pagina 181, sarei molto felice se mi rispondi sul titolo. Allora devo prendere il mio libro. Sì, vuoi prendere questo? Guarda qui. C'è un'intimità tra donne che è addomesticata e necessaria come la maniglia della porta, la federa, il polso. Amo questo senso di sicurezza. A volte entro nel letto di Lucia solo per sentire il calore della sua schiena.
Aspetto che si addormenti per liberarle lentamente i nodi tra i capelli. Premo il naso sul suo collo e ritorno in me. Perfino mamma, che avrebbe preferito cambiare di posto alle pietre in giardino che rimanere sotto le coperte, capiva il mio bisogno di stare nel riverbero del suo calore mentre si preparava a uscire. Mi mettevo sempre nella sua parte del letto, mai in quella di papi, con le coperte alzate fino al mento, e la guardavo aprire e chiudere rumorosamente goccetti di crema sul cassettone. Io trovo che c'è una grande delicatezza e un gran desiderio di fare di ritratti di donne della vita familiare, quindi la madre, lei bambina, c'è un senso dell'infanzia che va verso questo desiderio di tenerezza e di dolcezza che tu auspichi di fronte a un mondo patriarcale estremamente violento. Si sente, quindi sono d'accordo con Licia sul discorso della violenza che affiora spesso nelle pagine di questo libro, però si sente anche proprio la soluzione che tu lasci intravedere al lettore, che è quella di tornare dentro delle vite piccole, delle vite più intime, dove si è a contatto con la natura e con gli animali. Questa è la cosa che mi ha colpito soprattutto. Inoltre io ho letto anche il romanzo precedente, che è veramente una grandissima saga familiare, una storia di 2 generazioni, molto molto importante come libro. In questo vedo il desiderio di arrivare a un linguaggio, a una lingua molto più rarefatta e semplice, perché è come se tu volessi arrivare a dire l'essenziale con molta nitidezza, e l'essenziale è questo, cioè questa critica a un mondo estremamente violento, questo desiderio di ritorno a legami autentici. E poi in questo mi rilascio a un desiderio anche di Raffaella, mentre prima stavamo parlando. Sì, l'altra domanda che volevo fare è: come vedi la letteratura delle donne indiane contemporanee, come stai facendo tu, producendo una letteratura che ci dice delle cose nuove e magari su cui noi possiamo riflettere, anche creare rete. Grazie. Okay. Grazie. I like very much your interpretation of the word small. Ti ringrazio molto del piace la tua interpretazione. Because when I started the book, I thought that I was looking at small with the idea of the small place, of the small town. And slowly as I wrote, and I realized that my book was populated by mainly women and dogs and some peripheral men on the boundary, I realized that I was also writing stories about women, and women's literature is always considered small. Ecco, lei ha cominciato questo libro parlando, perché voleva parlare di piccoli posti, di piccole cose, poi un pochino alla volta, andando avanti, si è resa conto invece che parlava anche di più delle donne, in realtà, che le donne seguivano questo libro e che le donne animavano questo libro, quindi dai piccoli posti è passato a parlare in realtà di donne. And the idea of this sort of domestic fiction, and that, you know, if it's only capital L for literature if you're writing about war, or there are some important subjects, and domesticity is always small. Perché è come se di solito la parte domestica, i libri che parlano di cose domestiche più piccole fossero libri di secondo piano, lasciati in secondo piano, e i libri importanti sono considerati quelli che parlano delle guerre, dei grandi fatti, delle grandi cose. And so I wanted to challenge that by writing. Sfidare questo. Because I think that it is this gathering
of day and night that makes up a life. It is, we all have small days and nights. Perché tutto questo susseguirsi di giorni e di notti messi insieme sono una vita. And this story, these stories which seem unimportant or boring or dull are actually the story of our lives, because it is how do we make family. What if your family abandons you or doesn't help you? What if the family breaks down? How do you live? How do you nurture? How do you care? E queste cose, queste piccole storie, queste piccole cose che formano la vita di tutti i giorni sono poi la tua vita, come tu, se la famiglia ti segue, se la famiglia dà bene alla tua famiglia, se ti abbandona. E questo in realtà di questo in realtà è la vita più che altro. Bene, grazie. Raffaella Lamberti. Sì. Allora lo sappiamo. Va bene, allora invece abbiamo Luisa Vezzali, che è una lei è insegnante, poeta, scrittrice, e un libro che è stato poetessa è tutto questo. Allora, io ho conosciuto Tishani prima come poetessa e soltanto successivamente come narratrice, e trovo che ci siano delle interessanti rispondenze fra i testi in poesia e i romanzi. In certi casi proprio si rispondono e in altri anche si dialettizzano, e quindi mi interessava fare una domanda su questa cosa. Una delle sue poesie più famose, che dà anche il titolo all'ultima raccolta di poesie che ha scritto, è intitolata Girls are coming out of the woods, ragazze stanno uscendo dai boschi, ed è una poesia che lei ha scritto nel 2012 sulla spinta di una dei tanti fatti di violenza che sono accaduti in India, una ragazza, Jyoti Singh, che era stata violentata su un autobus a Delhi. E questa poesia è veramente molto bella e ve ne volevo leggere alcuni passi, perché poi c'è invece un brano del libro che sembra proprio rispondere a questa poesia. Ragazze stanno uscendo dai boschi, avvolte in mantelli e cappucci, portando sbarre di ferro e candele e mazzi di cicatrici raccolte su ettari di erba prematura e bus cittadini, nei templi e nei bar. Ragazze stanno uscendo dai boschi con le mutandine legate intorno alle labbra, fanno un tale fracasso che è impossibile sentire. Anche il mondo sta parlando, davvero sta chiedendo cosa significa dare a qualcuno un giusto riposo. Ragazze stanno uscendo dai boschi, sollevando in alto le loro gambe rotte, colando segreti dalle cosce spaccate, tutte le bugie sussurrate da sconosciuti e allenatori di nuoto e zii, soprattutto zii, che dicevano che allargarle sarebbe stato facile e leggero, che piantavano pallottole nel loro petto e davano i loro bei visini in pasto al fuoco. E questo è l'inizio di una poesia fortissima che lancia quasi una sfida perché questi corpi e questi volti siano finalmente guardati e non buttati in un mucchio di spazzatura, come dice in un'altra poesia sempre molto bella. E quindi c'è questa sorta anche di uscita minacciosa di queste ragazze cadavere, ragazze stuprate, ragazze fantasma che stanno arrivando fuori dai boschi a minacciare i loro persecutori. E nel libro, a pagina 139, c'è qualcosa che risponde a questa poesia. E si dice così:
Sepolto tra le notizie di cronaca locale c'era un piccolo paragrafo sulla violenza di casta nel distretto di Pertumalalai. Una ragazza d'alta casta era fuggita insieme a un ragazzo Dalit. I membri del villaggio di lei, guidati dal padre, avevano allora saccheggiato l'altro villaggio, colpendo a morte il ragazzo, bruciando diverse case e ferendo una trentina di persone. La ragazza si era uccisa bevendo veleno. Era una storia così comune, raccontata in modo così piatto, che forse non l'avrei notata se non l'avessi cercata. E poi la descrizione va avanti. Quindi un filo rosso che tiene insieme la scrittura sia in prosa sia in poesia di Tishani è proprio la denuncia di come queste violenze spesso siano considerate piccole, anche queste, quindi piccole, non neanche degne di occupare degli spazi grossi sul giornale come le grandi catastrofi o le grandi guerre. Invece c'è un elemento che secondo me è cambiato, diciamo, fra le poesie che sono anche precedenti e questo ultimo romanzo, e riguarda l'idea di desiderio, del piacere. Anche il suo precedente romanzo aveva la parola pleasure nel titolo e tutta questa grande saga si svolgeva proprio intorno anche a una vitalità grandiosa, di poter godere delle cose, della vita anche nella sofferenza. E in una sua poesia, ne leggo proprio 2 piccole righe, dice: è il desiderio che dopo tutto ci sospinge, impone di essere cantato, quasi fosse nuovo come la quiete che precede il primo monsone, quando l'imene della terra è strappato e l'odore impudente di umidità impregna l'aria. Le sue poesie, soprattutto le prime, ricordiamo che il suo primo libro si chiama Country of the Body, quindi nazione del corpo e geografia del corpo, era animato da questa fortissima attenzione al piacere. La protagonista, Grace, invece, a pagina 52 dice: avrei voluto di più, tutte le emozioni meravigliose che provengono dal sesso, dall'amicizia, dalla natura, dall'arte, da Dio, ma sono sempre stata carente. Cosa è stato importante dopo tutto? Non la famiglia, non l'amore, non la politica, non la letteratura, solo la musica con la sua misteriosa mutevolezza. E in generale Grace è una protagonista che sta facendo a meno del piacere, ne sente ancora il bisogno in qualche luogo della sua anima, ma fa fatica anche a congiungerci con questo piacere. E allora la domanda è questa, insomma, anche considerando che nel tuo penultimo libro è un romanzo così corale e questo invece è così concentrato sul singolo, se tu pensi che ci sia proprio un aspetto della società contemporanea che stia frantumando, isolando le persone e anche sostanzialmente inaridendo il loro contatto con l'eros, col piacere, con la forza vitale che va intracciata con i denti e con le unghie, se la vogliamo. I don't know. I think the idea of desire is very important to me because, as you said, the first book is motivated completely by the idea of what do you hold important in your life and to follow it. That's what that book was about. Praticamente non sa, il primo libro era assolutamente focalizzato su quello che è il desiderio e del seguirlo, e quindi seguire questo. Se oggi And I senti minacciato questo desiderio. think that even in this book,
the tone is very different, but I do think that I was thinking about the question of desire, because with desire you have to think about the idea of freedom, and you have to have the freedom to pursue your desire. So I was thinking about freedom and duty, and I really have been thinking so much. Maybe it's because I'm at a point in my life where I have parents who are getting older. I have a brother who has Down syndrome. I see myself being prepared for a role of taking care, and I feel that it is important, however difficult it is. Purtroppo per gli altri c'è sempre, anche se i due libri sono diversi, questo sempre impostato in maniera diversa, l'idea del desiderio c'è sempre, perché il desiderio ha a che fare con la libertà. Pensiamo al desiderio, pensiamo alla libertà del corpo, di noi, e quindi per forza l'idea del desiderio c'è anche nell'ambito dell'affettività familiare. Lei ha dei genitori che stanno diventando anziani e lei stessa pensa al fatto che dovrà fornire le cure a questi genitori come nel libro, in pratica li fornisce la sorella. But I think that I also, the idea of loneliness in societies is also something I've been thinking about, because more and more, and it is with technology perhaps, our sense of being more connected but still feeling disconnected and longing to make contact but not being always able to, and how those tensions and those difficulties, how they are affecting us as a society. Perché c'è anche questo discorso della solitudine che ammala questa società, non solamente della solitudine di per sé, ma anche del fatto che vorremmo non essere soli, ma come cercare di non essere soli, come cercare di avvicinarci e di uscire dalla solitudine. E questo probabilmente influenza molto la società di adesso. And I think Grace as a character, she's not simple. She's somebody who has actually a lot of privilege, but she's always feeling outside. She never belongs. Grace è un personaggio molto complesso perché da un certo punto di vista è privilegiata, ma dall'altro punto di vista si sente sempre un po' fuori, non è mai del tutto dentro le situazioni. So I hope that as the book goes along, it's not like anything sentimental or happy ending or anything, but there is a sense of her slowly finding her place. And finding one's place in the world is to do with finding the things that bring us some sense of joy or beauty, you know. And basically it comes down to love also. So this is what I think. Anche se non è un finale travolgente, con delle cose travolgenti che succedono, però c'è un cercare un pochino alla volta la vicinanza, la felicità, in qualche modo le cose succedono, gradualmente. Trovare il posto in cui siamo. Trovare il posto in cui siamo bene. Allora facciamo Adesso Raffaella Lamberti, che sarebbe l'ultima ospite dell'intervista. Raffaella, storica, filosofa, figura del femminismo illustre, nonché fondatrice e presidente della casa dell'associazione Women Association with the name is Orlando, the historic professor and the feminist of all the life. Adesso battiamo perché stiamo tradurre. Vado piano, ma vado piano anche per intanto sono veramente
contenta di essere stata buttata dentro un incontro con te. Vorrei dire molto rapidamente, per giustificare poi delle domande che ti farò, che per me India innanzitutto, lo pronuncerò male, ha voluto dire, quando ero studentessa di filosofia, il Tattvam Asi e le Upanishad, cioè il fatto di trovare attraverso Schopenhauer un pensiero che connetteva il sé al tutto. E quindi quando ho preso in mano il tuo libro, che curiosamente parla di piccole cose, con una nostra grande scrittrice, Natalia Rizzo, parla di piccole virtù, mi sono detta, avevo di queste aspettative, di trovare cioè quella parte di te che poteva avere a che fare con questa India di pensiero. Poi via via che ho letto il tuo libro, che sono riuscita a perdere, tra i tanti libri che ho in casa, tutti, di mio figlio, di mio marito, i miei, ho pensato che invece c'erano degli aspetti che avevano a che fare in maniera indiretta, mediata, anche con il nostro femminismo. Ad esempio questa attenzione alla vita quotidiana, questa pretesa e affermazione che questa vita quotidiana non è il vuoto e l'insignificante, ma è, come dire, la culla del significante. Però poi mi sono venute in mente delle cose che adesso non accadono più, ma che in quello che è stato chiamato decennio, ma è stato un ventennio del femminismo nel mondo, tutti gli incontri mondiali, i forum sociali, i forum, in realtà mi avevano fatto incontrare delle donne, e anche prima, che battevano su questioni come la dote. Per esempio noi abbiamo fatto venire Pragna Patel, insomma delle donne indiane, non la solita Mandana Shiva che ha girato un po' dappertutto, per ragionare di questa questione della dote, queste questioni dello sfregio, cioè di come il corpo viene ferito e in qualche maniera non riesco a sentirti così lontana, perché visto che hai in famiglia un uomo italiano, ti sarai resa conto della quantità di violenze sessuali, della quantità di sfregi, di cicatrici che portano le donne italiane. Allora, ci tengo a dire che io e un piccolo gruppo di donne non abbiamo fondato una casa delle donne antiviolenza. Ancora a Bologna, non so perché sia, perché abbiamo 40 anni che esistiamo, si confondono la casa della donna antiviolenza
È un luogo che si chiama Orlando, come il romanzo di Virginia Woolf, e che invece vuole essere un luogo di pensiero, di creatività femminile. E quindi la tua bellezza, la tua delicatezza, la tua finestra mi hanno fatto che abbiamo fatto e che vogliamo fare rispetto a questo aspetto della creatività delle donne, perché tu questo fai, cioè tu scrivi, tu e le amiche hanno parlato della tua poesia e della tua scrittura. Le mie domande quindi sono: il tuo rapporto con questa duplicità o pluralità che vive in te, quindi anche con il pensiero, cioè quindi con l'idea del pensiero, e poi invece una domanda più direttamente politica. A me pare che anche il Me Too sia una robetta superficiale, non ve la prendete con me, ma che invece abbiamo avuto dei momenti in cui il nostro fare network è una cosa profonda che aveva a che fare con questa faccenda della intimità. Per esempio, quando tu dici desiderio, in una parte del femminismo italiano è stato il centro il tema del desiderio. E penso che ci dovremmo in qualche modo tornare. È anche stato il centro la jouissance, cioè il godimento, che non è il godimento dell'accidente, quindi godimento spinoso, ma sono cose, non è come dire il godimento semplicemente, non so, deve essere, ma è proprio la gioia di, è proprio la gioia di vivere, è proprio la gioia di. E in tutto questo, il fatto che apparentemente, ma appunto avendolo perso, non l'ho finito il tuo libro, qui l'hanno raccontato, è lì che io penso che tu hai della religiosità, ma potrebbe essere una certezza mia, tu dici sì. And she asked me before the relationship and India as a thought, before the India and as the basic creativity thing, anyway, she said things very, very beautiful about it. So much. What I understood, I thank you very much. Io me ne vado e ti leggerò anche il primo Okay. grazie. I want to talk in response, and I don't know if I can answer the question exactly because I don't know if I understood it, but I would like to respond. I think that, so in India we come from a great sense of two ideas of women. The one idea is that the female principle is the strongest thing, that everything comes from women. So we have temples, we have every roadside shrine, we have the idea of the mother is even stronger than it is in Italy, I would say. But it's not mother as just giving birth. It is the mother of creativity, of existence. Ho detto che vuole rispondere che appunto in India ci sono due parti, due idee della donna. Da una parte è l'idea della donna non solo materna, ma molto di più che in Italia, una donna che dà non solamente la nascita, ma dà la vita. Quindi una donna, io dico, non è detto però come anche nelle divinità, nelle divinità induiste c'è sempre una donna che crea, ecco, questa è una parte. It is something very old and very much part of the landscape of the country. But
Then there is the situation of women, which is basically under a very patriarchal system. And so it is a strange thing to be a woman in India. On one level, you feel that you are powerful because you come from this sense of being able to create, which is the most powerful thing in the world. Da una parte l'India è molto difficile perché appunto c'è quest'altra parte delle donne, è molto difficile riuscire a inserirsi e a cogliere entrambe queste due parti anche in Italia. Da una parte ci si sente il massimo della vita e dall'altro invece, dall'altra side, But on the other side, there's the patriarchy, there's violence, la parte there is violenza patriarcale. there is the preference of the male child, there is a sex ratio difference because girl babies are killed in millions. Okay, we know all of this. So my work as a writer and as a dancer is to investigate the power of the body, particularly the female body. Il suo lavoro come scrittrice ma anche come danzatrice è ricercare, investigare la forza e il significato del corpo umano e femminile soprattutto. Because I believe that art, whether it is literature or dance or music, for me is about reclamation, to reclaim. Yes. Per lei da un certo punto di vista è To reclaim the lost girls who have been killed. da una parte riprendere indietro tutte quelle donne che sono state uccise nella poesia che leggeva prima Vezzali, cioè che sono state, quindi riprendersi la vita da una parte. To reclaim the mythical powers that women are supposed to have. Reclamare il potere mitologico che le donne dovrebbero, si suppone che le donne abbiano. And so literature is about looking at the violence, looking at everything that is difficult and not, how do I say, not working in our society, the systems that are breaking down, and to say what is essentially good about human beings, what are we able to offer? And we are able to offer beauty, we are able to offer it in the form of words, in the form of music, in the form of poetry. And so it's always about living with the binaries. Cosa possiamo restituire in questo passaggio? Quindi lo possiamo restituire come bellezza dell'arte, della scrittura, della danza, dell'arte. And I think that for women, and I speak for Indian women, not for Italian women, but I speak for myself. Adesso parlo per le donne indiane, come donne indiane. No, I won't even speak for Indian women. There's too many. There's too many of them. I speak for myself. Rappresentano se stesso, la donna indiana. That the work of writing and of dancing and of going through the world with this body is to look down that fear, to minimize it, and to understand that there is a possibility of a kind of renewal. Quindi guardare fino in fondo questa paura e cercare la possibilità di rinnovarla, di uscire, di come back. Yes, renewal. Rinnovarsi. Sì. And so for me, it is essentially an optimistic act. To write is to be optimistic. And even though you are writing about difficult things, I always feel like what brings us over it is the possibility of beauty, and that is the power. E per lei scrivere è un gesto di ottimismo, l'ottimismo di scrivere, di ricercare, anche se stiamo scrivendo qualcosa, se sta scrivendo qualcosa di negativo, di cattivo, ma
scrivere per riuscire a guardare in fondo e tirare fuori le cose positive. Allora, naturalmente non è che dobbiamo concludere qua, io penso che Tishani apprezzerebbe anche qualche intervento dal pubblico, se c'è, breve, conciso, no? Sì. Ce la fate magari senza microfono, così evitiamo. No, allora non ce la facciamo. Però, no, può venire. Bene che bisogna sospendere. Lentamente, perché così capisco bene. Se tieni la mascherina, col microfono, la mascherina. Ma se lo sai in inglese, bene. No, parlo italiano perché mi sento molto. Ecco, io sono contenta di essere anch'io qui, non visitata, ma io invece ho voluto visitare l'invito a essere presente, anche se conoscevo anche un po' della poesia prima della storia. Ma per ragioni, non ero sicura di interesse, per ragioni personali, per cui ho detto vengo come pubblico e come pubblico sono molto contenta di poter anche chiedere qualcosa che va oltre a tutto quello che ho sentito di problemi che ormai sono già stati un po' trattati, ma ce n'è uno, anzi ne sono diversi, ma mi hanno detto per poco tempo, che è uno che è quello dell'identità, che mi sembra molto presente, molto forte nel libro, e questa identità che è quasi in contrasto con il cosmopolitismo, perché c'è come la ricerca di trovare un posto in cui si appartiene, mi sembra quasi in contrasto con il discorso del cosmopolitismo che invece è presente, perché la protagonista è cosmopolita e anche la scrittrice è cosmopolita. Allora volevo capire questo intreccio fra il bisogno di un'identità di trovare un posto e il cosmopolitismo, perché come diceva Hannah Arendt non importa essere italiani, tedeschi, è importante essere cittadini del mondo. E questo io l'ho sentito sempre molto forte e non ho ancora trovato il posto che mi appartiene. Quindi mi interessava capire questa cosa. Come la risolve? So the question of cosmopolitanism and identity. And Yeah, how they mingle, how they can resolve. I think that, like maybe a lot of people here, there was a belief in the idea of globalization, that we were moving into a world that would be without borders, that would be more mixed, that would be more open. And in the last 10 years of politics, I think we understand that that project has not succeeded. Okay, that our idea of liberalism and the left, the whole project, there was a lot of people left behind and a lot of people disenfranchised. And I think that for me, this writing about place, writing about what it means to be outside, is because I understand the feeling of being outside, and that more and more people are made to feel that they don't belong. E l'importanza per lei di trovare un posto è perché lei si è resa conto, forse anche personalmente, che ci sono molte persone che non sanno a che cosa, dove appartengono. And so the feeling of the people who feel they belong to one place, and then the people who are trying to come in,
this movement of people that is happening, whether it is in a country or whether it is from another country trying to come in, it's always a battle about belonging and about identity. And so for me, because migration is the biggest thing that is going to be happening, these issues of identity are crucial, because it is not okay for 10% of the population to say, I am at home in London, New York, Venice, blah, blah, blah. That's meaningless, because that is not the world. And so the world is full of people who are made to feel outside. And what is this feeling? I wanted to examine it, to understand that it can happen to people across social class, caste, gender. It can be something very universal. And so how do we create our sense of identity? How do we feel like we belong? Is it through language? Is it through geography? Is it through family? So there are no answers, but these are the questions. La questione dell'identità è cruciale, perché la maggior parte delle persone, quasi tutte le persone nel mondo, non hanno la certezza dell'appartenenza, non solo, ma vengono fatti sentire diversi in diverse situazioni, diversi dal posto dove sono, dal posto dove vivono. E quindi è cruciale riuscire a mettere insieme questo discorso dell'identità, perché possano loro, perché in qualche modo possono identificare se stessi. Ok. Io ho soltanto un'altra piccola ecco, quando hai parlato dell'espressione, della danza, dell'arte, quello che le donne possono, con il loro potere creativo, anche artistico, esprimere, c'è un collegamento con la dea madre, con le scoperte di Maria di Lourdes. Maria di Lourdes, una grande archeologa, che ha scoperto la potenzialità della dea madre. Poi in India, volevo sapere se in India è conosciuta, si collega con quel discorso che ha fatto sulla espressione artistica, l'espressione vitale. Maria di Lourdes è l'archeologist, I don't think I understand the question. I think I touched upon it earlier, the idea of the female divinity. That there are, and so I had a very important teacher in my life who wrote about this and talked about this a lot. And she was saying, this idea of I'm interested in creation, not procreation. And I think it was interesting to sort of divide the idea of the power of women, to say that, look, it's not just about your power to give actual birth of a child, that is one thing, but the idea of creative power, which is a different thing. La creazione artistica non ha niente a che fare con la procreazione, c'entra è la creazione, la creatività. Can I have your son? Yeah. C'è qualcun altro? Sì, voglio ripetere per cortesia se qualcuno 25, se qualcuno vuole il libro dovrebbe andare a prenderlo nella libreria qui vicino, perché purtroppo non è possibile portarli qui, quindi se qualcuno vuole il libro, lo vuole firmato prima che lei vada via, che è tra poco, dovrebbe, uno firmato, dovrebbe andarlo a prendere, purtroppo anche veramente 2-3 per gli amici, perché non è possibile fare altrimenti.
I'm going to ask my question. L'ultima domanda perché dopo dovranno venire. I'm going to ask my question directly in English and then I will translate per il pubblico. Grazie. I'm a little Alright, let me see, where was I going with this question? Yes. I was a little confused about the conversation between cosmopolitanism actually in the present world, creating a reality that is cosmopolitan. I'm going to forget about the word globalism because it has negative implications. Non siamo adesso ormai in un mondo cosmopolita, in the sense that we are all interconnected, like it or not, che ci piacciono o no, siamo completamente connessi. And not only that, migration you mentioned. Isn't that what we have always done? Non abbiamo fatto sempre dei continui itinerari attraverso i vari paesi, attraverso i secoli e i millenni. So I don't understand if you think that identity means I have to belong to a village, then that leaves me out completely. Are we not in a world, non siamo adesso in un mondo che non bisogna più identificarsi con un villaggio, ma con il mondo, con il pianeta, with the planet. So maybe I didn't understand the question and maybe I didn't understand the answer. No, I think it's not so much about that you identify with the village, but just that your identity is now under a lot of stresses, right? We are also being put into cages of identity. You know, I am a woman. I am a woman of color. I am a woman of color who believes in X or Y or Z. I am a woman of color who is cis or whatever, sexuality, gender, religion. These are all identity politics, which are something we are all trying to negotiate. I'm saying that the idea of cosmopolitanism at one point seemed something that would free us, that would broaden our world. And I think that it has for some and for others, it hasn't. Because, I think that when you look at the big cities, when you look at London, you look at Paris, you realize that the people who feel the sense of belonging are of a different kind from the people who are trying to belong. And so this failure of cosmopolitanism is that, to me, it seems it has not been able to give enough space to enough everyone. Yeah. Allora, intanto la sua risposta è che c'è veramente un problema di identità, nel senso che bisogna identificarsi con il genere, bisogna identificarsi con il colore, con la razza, con le lingue, e questo è la politica dell'identità, che evidentemente, if I understand you correctly, vuole dire che non la pensi così, that's not what you're thinking that it's a problem, this identity fragmentation, let's say. E poi risponde che il cosmopolitanismo, I can say it better in English, il problema è che non è stato esteso a tutti. E allora in questo senso non siamo in disaccordo, so we agree, because actually this is the new world that we live in. Yes? Yes. And so the question of identity is constantly being reframed and redefined, and we are always trying to negotiate our place in the world. And so a lot of the book is about exactly this question of finding place. And finding place is not just geographic. Infatti dice che uno dei temi centrali nel suo libro è quello di trovare un posto. Ma un posto non vuole dire un villaggio, un posto vuole dire una posizione sociale, right? Sociale, sì. Ci
Stranger everywhere, sì. Ok, allora. Naturalmente io prima di salutarci volevo fare un ringraziamento a Roberta Pizzoli, che è quella signora, perché Roberta praticamente ha rinunciato a fare anche il suo intervento, perché Roberta oltre a essere un ex insegnante, un ex dirigente scolastica che ha fatto la storia un po' anche della scuola bolognese, ha girato il mondo, insomma, forse insomma, è una tra quelle che più ne sa, insomma, anche delle cose di cui abbiamo parlato questa sera, doveva parlare, poi dopo ha rinunciato per dare più spazio a tutti e ha fatto questo ruolo di traduttrice, quindi la ringraziamo. Che sono state fatte secondo me benissimo. Quindi ci salutiamo, ringraziamo naturalmente tanto Tishani per la sua presenza qua e per averci raccontato tante cose di lei, del suo lavoro, di quest'ultimo libro e non solo, però io vorrei ringraziare anche tutte le donne che hanno preso parte a questa conversazione. Secondo me, come era nelle intenzioni dell'organizzazione, c'è stato proprio un valore aggiunto, insomma, cioè di pensiero, di capacità anche di connetterci le une alle altre con tanti pezzetti di quello che ci aveva rimandato insomma, il lavoro di Tishani. Spero che anche a te sia piaciuta questa conversazione un po' particolare che insomma, ha dato corpo soprattutto a quella parte anche del femminile che nei tuoi libri c'è, che è molto potente. Grazie a tutte, è stata veramente un piacere.